Lezione 1. I benefici dell'esercizio fisico regolare. Ciao Anna, stavo pensando di iniziare un corso di fitness. Ciao John, sembra emozionante. A che tipo di lezione stai pensando? Magari una lezione di yoga. Ho sentito che è ottimo per la flessibilità. Assolutamente. Lo yoga aiuta anche con la consapevolezza e il sollievo dallo stress. Mi farebbe bene un po' di sollievo dallo stress. Pratichi yoga. Sì, certamente. Migliora davvero il benessere fisico e mentale. Cosa devo aspettarmi da una lezione di yoga per principianti? Probabilmente inizierai con pose e tecniche di respirazione di base. Sembra gestibile. Quanto spesso dovrei partecipare? Idealmente 2 o 3 volte a settimana per i migliori benefici. Dovrei assolutamente iniziare ad andarci. Dovresti assolutamente. È ottimo per il miglioramento generale della salute. Lezione 2. L'importanza dell'advocacy. Ehi Anna, ho letto di come le persone sostengono il cambiamento sociale. Ciao John, questo è un argomento cruciale. Cosa ha attirato la tua attenzione? Ho notato che molte persone sono appassionate di questioni ambientali. Vero! Vogliono il cambiamento e i movimenti di base possono essere molto efficaci. Come fanno questi movimenti ad acquisire maggiore visibilità? I social media svolgono un ruolo significativo nella diffusione della consapevolezza. Ha senso. Anche coinvolgere la comunità è essenziale, giusto? Esattamente. L'organizzazione di eventi può riunire le persone per manifestarsi per una causa. Mi piacerebbe partecipare a uno di quegli eventi. Dovresti. Ogni sforzo contribuisce ad amplificare il messaggio. Lezione 3. Etica e responsabilità aziendale. Buongiorno Anna, ultimamente sto studiando l'etica aziendale. Ciao John, è un campo interessante. Cosa hai trovato? Ho letto del caso Ford Pinto e del suo impatto sulla reputazione dell'azienda. Sì, quel caso è noto per aver messo in luce i fallimenti etici negli affari. Ti fa davvero pensare alle conseguenze di dare priorità al profitto rispetto alla sicurezza. Assolutamente. Le aziende devono coltivare una cultura della responsabilità. Come possono raggiungere questo obiettivo? Implementando chiare linee guida etiche e incoraggiando la trasparenza. Sembra essenziale per mantenere la fiducia del pubblico. Sì, la fiducia è fondamentale per il successo a lungo termine di qualsiasi attività. Lezione 4. Riflessioni politiche e leadership. Ciao Anna, hai sentito le recenti dichiarazioni di Mario Cuomo? Ciao Giovanni, sì, le sue intuizioni sulla leadership sono piuttosto convincenti. Ha menzionato le sfide che i leader devono affrontare oggi, soprattutto per quanto riguarda l'opinione pubblica. In effetti, navigare tra prospettive diverse richiede una comunicazione abile. Il presidente Reagan ha ammesso che alcuni punti di vista possono essere piuttosto polarizzati. Sì, è essenziale che i leader promuovano un dialogo costruttivo. Quali strategie possono utilizzare per colmare le divisioni? Costruire coalizioni e comprendere prospettive diverse può aiutare. Mi piacerebbe saperne di più sulla leadership efficace in tali contesti. Si tratta di un'area preziosa da esplorare, soprattutto nel clima politico odierno.
Lezione 5. Tradizioni nuziali e loro significato. Ehi, Anna, trovo affascinanti le tradizioni nuziali. Ciao Giovanni, anch'io. A quale tradizione stai pensando? Il lancio del bouquet è particolarmente interessante. Si dice che chi lo prenderà sarà la prossima sposa. Sì, questo aggiunge un elemento divertente alla celebrazione. Ci sono altre tradizioni che portano significati speciali. Molte culture hanno usanze uniche, come il lancio della giarrettiera o le cerimonie di unità. Sembrano intriganti. Ogni tradizione riflette valori diversi. Esattamente. Comprendere queste tradizioni può aumentare il nostro apprezzamento per i matrimoni. Dovrei saperne di più su queste usanze per le celebrazioni future. Sarebbe meraviglioso. Arricchiscono le nostre esperienze culturali. Lezione 6. Etichetta a tavola e richieste. Ciao Anna, possiamo avere l'assegno per favore? Ovviamente lo comprerò subito. Ti è piaciuto il pasto? Sì, il cibo era delizioso. Ho particolarmente apprezzato la pasta. Sono felice di sentirlo. Cosa ne pensi della salsa? Era ricco e saporito. Potrei chiederti la ricetta? È un'ottima idea. Condividere le ricette può essere divertente. Provi spesso nuovi piatti quando mangi fuori. Assolutamente. Adoro esplorare cucine diverse. E tu? Lo faccio anch'io. È emozionante scoprire nuovi sapori. Esattamente. Allarga i nostri orizzonti culinari. Preferisci cenare o mangiare fuori? Mi piacciono entrambi, ma cenare fuori offre un'esperienza unica. Lezione 7. Il futuro della speranza. Ehi, Anna, ho pensato al futuro e a ciò che incarna. Ciao Giovanni, è un argomento interessante. Cosa immagini? Vedo un futuro pieno di speranza nonostante le sfide attuali. Sì, la speranza è fondamentale per il progresso. Cosa ti dà speranza? Credo nel potere della comunità e dell'azione collettiva. Vero! Quando le persone si uniscono per una causa, il cambiamento è possibile. Tuttavia, anche conoscendo l'assoluto potenziale distruttivo di alcuni problemi, è difficile rimanere ottimisti. È impegnativo, ma concentrarsi su azioni positive può aiutare. Quali azioni ritieni abbiano più impatto? L'educazione e la consapevolezza possono consentire alle persone di guidare il cambiamento. Lezione 8. Accordi legali e chiarezza. Buongiorno Anna, ho sentito che il nostro team legale preparerà bozze di accordi per la revisione. Ciao John, questa è una buona notizia. Di che tipo di accordi stiamo discutendo? Sono legati al nostro nuovo progetto. Spero che siano chiari e concisi. La chiarezza è essenziale. Evita malintesi in seguito. Esattamente. Hai già esaminato qualche bozza di accordo? Sì, l'ho fatto. Controllo sempre il linguaggio ambiguo. È intelligente. Una formulazione precisa può fare una grande differenza. Decisamente. Pensi che dovremmo aggiungere qualche clausola specifica? Forse una clausola sulle scadenze sarebbe utile. Ottima idea! Le tempistiche sono fondamentali per mantenere il progetto sulla buona strada. Lo suggerirò nel nostro prossimo incontro. Sembra un piano.
La collaborazione è fondamentale in queste questioni. Lezione 9. Conversazioni a tarda notte. Ciao Anna, anche se andiamo a letto alle 20:30 parliamo tantissimo. Ciao Giovanni, lo so, non andiamo a dormire fino alle 22 circa. È sorprendente come voli il tempo mentre chiacchieriamo. Sì, le nostre conversazioni sono così coinvolgenti. Di cosa parliamo solitamente? Un mix di tutto: lavoro, hobby e progetti futuri. Esattamente. È bello condividere pensieri e idee. Pensi che dovremmo fissare l'ora di andare a dormire? Forse, ma mi piacciono troppo le nostre discussioni. Vero, forse possiamo scendere a un compromesso e mantenerlo entro le 21:30. Sembra ragionevole. Ci dà anche il tempo di rilassarci. Lo suggerirò la prossima volta. Grande. L'equilibrio è importante sia per il sonno che per la conversazione. Lezione 10. Preferenze dietetiche. Ciao Anna, ultimamente ho seguito un nuovo piano alimentare. Ciao John, sembra interessante. Anche tu segui una dieta specifica? Sì, sto cercando di incorporare più pasti a base vegetale. È una scelta salutare. Hai notato qualche cambiamento? Decisamente. Mi sento più energico e leggero. È fantastico. Quanto tempo dedichi più o meno alla preparazione dei pasti? Di solito circa 30 minuti ogni volta. È gestibile. È un ottimo lasso di tempo. Prepari i pasti per la settimana? Io faccio. Mi fa risparmiare tempo e mi aiuta a rimanere in pista. Mossa intelligente. Pianificare in anticipo può davvero semplificare le cose. Sono d'accordo. Rende il mangiare sano molto più semplice. Potrei provare anche quello. Lezione 11. Amare i momenti memorabili. Ciao Anna, sono appena tornata da un viaggio meraviglioso. Ciao John, è adorabile. Quali sono stati alcuni dei tuoi momenti preferiti? Mi è piaciuto esplorare i mercati locali. I colori erano vibranti. Sembra fantastico. Hai comprato qualche souvenir? Sì, ho preso alcuni oggetti fatti a mano. Sono unici. Scommetto che hanno un valore sentimentale. Cos'altro ti è piaciuto? Il cibo era incredibile. Ho provato molti piatti locali. Com'è stata la tua esperienza complessiva di questo viaggio? È stato arricchente. Mi sento più connesso alla cultura ora. Esperienze del genere possono davvero ampliare le nostre prospettive. Lezione 12. Frutta di stagione e scelte salutari. Ehi Anna, ultimamente ho inserito la frutta di stagione nella mia dieta. Ciao John, è un'idea fantastica. Che frutta stai usando? Solo un mix di mele, arance e banane. Sempre una buona scelta. Quei frutti non sono solo deliziosi ma anche nutrienti. Esattamente. Forniscono vitamine e fibre essenziali. Hai un modo preferito per gustarli? Adoro preparare i macedoni di frutta. Sono rinfrescanti e colorati. Sembra delizioso. Aggiungi qualche condimento? A volte metto un filo di miele, lo spremo un po' di succo di lime. Questo deve esaltare i sapori. Dovrei provarlo. Lezione 13. Valutazione della domanda di nuove idee.
Buongiorno Anna, come proponi di valutare la potenziale domanda per il nostro nuovo prodotto? Ciao John, potremmo iniziare con sondaggi di ricerca di mercato. È un ottimo approccio. I sondaggi possono fornire informazioni preziose. Assolutamente. Possiamo anche analizzare le prestazioni dei concorrenti. Questo ha senso. Cos'altro pensi che dovremmo considerare? Il feedback dei clienti è essenziale. Interagire con loro può rivelare i bisogni. Sì, comprendere il nostro pubblico è la chiave del successo. Potremmo anche organizzare focus group per raccogliere opinioni diverse. È un'idea eccellente. Potrebbe anche innescare idee innovative. La collaborazione spesso porta alle soluzioni migliori. Lezione 14. L'eredità di Buffalo Bill Cody. Ciao Anna, hai sentito parlare di Buffalo Bill Cody? Ciao Giovanni, sì, era una figura piuttosto affascinante nella storia americana. Un ex cacciatore di bufali ed esploratore indiano, giusto? Esattamente. Ha deciso di sfruttare la sua fama di cowboy. I suoi spettacoli nel selvaggio West erano leggendari. Hanno affascinato il pubblico. Certamente lo hanno fatto. Presentava una versione romanticizzata dell'Occidente. Come pensi che abbia influenzato la cultura americana? Ha contribuito a plasmare l'immagine del cowboy nella cultura popolare. È vero, la sua eredità continua a risuonare oggi. Infatti, è affascinante il modo in cui la storia modella le nostre percezioni. Lezione 15. Prenotazione del viaggio e garanzia delle tariffe. Ciao Anna, stavo programmando un viaggio e ho capito che è meglio prenotare in anticipo. Ciao John, è una mossa intelligente. Perché pensi che sia importante? Le prenotazioni anticipate spesso garantiscono le migliori tariffe per voli e hotel. Assolutamente. I prezzi tendono ad aumentare in prossimità della data di partenza. Inoltre ti offre più opzioni tra cui scegliere. Esattamente. La flessibilità nei tuoi programmi di viaggio può migliorare la tua esperienza. Hai prenotato qualche viaggio di recente? Sì, ho prenotato una vacanza per il mese prossimo. Sono emozionato. È meraviglioso. Dove sei diretto? Vado sulla costa per un po' di relax e sole. Lezione 16. Trovare una buona palestra. Ehi Anna, c'è una buona palestra qui vicino. Ciao John, sì, c'è una palestra a solo un paio di isolati da qui. È conveniente. Quali servizi offrono? Hanno una varietà di attrezzature, inclusi pesi e macchine cardio. Offrono anche lezioni di gruppo. Sì, hanno lezioni di yoga, spinning e kickboxing. Sembra emozionante. Hai provato qualcuna delle lezioni? La settimana scorsa ho frequentato un corso di yoga. È stato rinfrescante. Ho sentito che lo yoga è ottimo per la flessibilità. Lo consiglieresti? Assolutamente. Aiuta sia con il benessere fisico che mentale. Potrei unirmi a te per una lezione qualche volta. Sarebbe divertente. Potremmo motivarci a vicenda. Lezione 17. Successo finanziario della Encel. Ciao Anna, stavo leggendo del successo finanziario della NHL a metà del XX secolo. Ciao Giovanni, davvero? Cosa hai trovato interessante? I proprietari della NHL ebbero un enorme successo
finanziarie in quel periodo. È impressionante. Come hanno ottenuto un tale successo? Hanno generato entrate significative attraverso la vendita di biglietti e merci. È affascinante come lo sport possa guidare la crescita economica. Esattamente. La popolarità dell'hockey ha giocato un ruolo enorme. Il successo è continuato negli anni successivi. Sì, si è evoluto, ma le fondamenta sono state gettate allora. Le franchigie sportive sono spesso risorse preziose. Lezione 18. Armonia nella vita. Buongiorno Anna, raggiungere una vita appagante è fondamentale sia dentro che fuori dal lavoro. Ciao Giovanni, sono completamente d'accordo. Si tratta di trovare l'armonia. Sì, conciliare lavoro e vita personale può essere difficile. Quali strategie usi per mantenere questo equilibrio? Do priorità al mio tempo e stabilisco confini chiari. È saggio. Stabilire dei limiti aiuta a prevenire il burnout. Pianifico anche periodi di inattività regolari per ricaricarmi. Questo è essenziale. Il riposo è spesso trascurato. E tu? Qualche consiglio per raggiungere l'armonia? Pratico la consapevolezza e trovo il tempo per gli hobby che mi piacciono. Lezione 19. Esplorare le cucine. Ehi Anna, ti piacerebbe provare un nuovo ristorante questo fine settimana? Ciao Giovanni, certo. Hai voglia di una cucina specifica? Ultimamente ho voglia di cibo italiano. L'italiano sembra delizioso. Hai un posto in mente? C'è una nuova trattoria che ha appena aperto in centro. Ne ho sentito parlare bene. Cosa c'è nel loro menù? Offrono pasta fresca, pizze cotte nel forno a legna ed dessert fantastici. Sembra allettante. Adoro un buon tiramisù. Lo stesso qui è il finale perfetto per un pasto italiano. Diamo un'occhiata allora. Sarà una divertente avventura culinaria. Lezione 20. Riflessioni sulla natura. Ciao Anna, di recente ho letto una poesia che descriveva il vedere tutto il paradiso davanti a me. Ciao John, sembra intrigante. Qual era il contesto? Si parlava di un momento di profonda realizzazione nella natura. La natura evoca spesso sentimenti così potenti. Cosa ha detto dopo? Menzionava il grande Dio stesso nella caduta delle foglie. Questo è bello. Cattura l'essenza del cambiamento e della bellezza. Esattamente. La natura può ispirare riflessioni profonde sulla vita. Trovi spesso conforto nella natura? Io faccio. È un modo meraviglioso per disconnettersi e ricaricarsi. Sono d'accordo. C'è qualcosa di rilassante nello stare all'aria aperta. Lezione 21. Avere una giornata produttiva. Buongiorno Anna, stavo pensando a come trascorrere una giornata produttiva. Ciao John, sembra un piano. Quali strategie usi? Di solito inizio creando una lista di cose da fare per organizzare le mie attività. È un ottimo approccio. Aiuta a dare priorità a ciò che è importante. Ho anche impostato periodi di tempo specifici per ogni attività. Il blocco del tempo può davvero migliorare la concentrazione e l'efficienza. Esattamente. Previene le distrazioni e mi mantiene sulla buona strada. Fai delle pause tra un compito e l'altro?
Sì, le brevi pause sono essenziali per ricaricarsi. Sono d'accordo. Aiutano a mantenere la produttività durante il giorno. Lezione 22. Esilaranti buffonate di gatti. Ciao Anna, sembra divertente. Il mio gatto fa qualcosa di simile. Ciao Giovanni, davvero? Cosa fa il tuo gatto? Si avventa sulle ombre, pensando che siano qualcosa da catturare. È così divertente. I gatti hanno comportamenti davvero bizzarri. Lo fanno davvero. È divertente vederla giocare. Adoro quanto siano curiosi. Anche lei insegue i giocattoli. Oh sì, ha un topo giocattolo preferito su cui adoro balzare. Sembra adorabile. I gatti possono essere compagni così giocosi. Assolutamente. Portano così tanta gioia e risate. È meraviglioso avere animali domestici che ci fanno divertire. Lezione 23. Affari ed etica. Anna, ho riflettuto sul rapporto tra business ed etica. Ciao Giovanni, è un argomento interessante. Quali sono i tuoi pensieri? Il business riguarda principalmente il profitto, ma l'etica riguarda il giusto e lo sbagliato. Esattamente. Come pensi che siano collegati? Le pratiche etiche possono portare al successo e all'affidabilità a lungo termine. È vero. Le aziende con una forte etica spesso attraggono clienti fedeli. E trattare bene i dipendenti può anche aumentare la produttività. Sì, una cultura positiva sul posto di lavoro è vantaggiosa per tutti i soggetti coinvolti. Pertanto, l'etica dovrebbe essere in prima linea nelle decisioni aziendali. Sono completamente d'accordo. È essenziale per una crescita sostenibile. Lezione 24. Obiettivi di fitness graduali. Buongiorno Anna, ultimamente ho pensato agli obiettivi di fitness. Ciao John, è fantastico. Quali sono i tuoi piani? Penso che inizierò con 3 volte a settimana in palestra. Sembra un inizio gestibile. Ti stai concentrando su qualche allenamento specifico? Sì, un mix di allenamento cardio e di forza per un fitness equilibrato. Carino. Aumentare gradualmente fino a 5 volte a settimana è un buon obiettivo. Esattamente. Permette al mio corpo di adattarsi senza sentirsi sopraffatto. La coerenza è fondamentale nel fitness. Hai un compagno di allenamento? Non ancora, ma spero di trovarne uno per la motivazione. Sarebbe utile. Avere un partner può rendere gli allenamenti più piacevoli. Lezione 25. Elementi essenziali della lista della spesa. Ciao Anna, sto aggiornando la mia lista della spesa. Ci aggiungerò le uova. Ciao John, è un ottimo inizio. Hai bisogno di altro? Sì, dovrei prendere delle verdure per l'insalata. Buona idea. Le verdure fresche sono essenziali per pasti sani. Voglio anche prendere della frutta. Qualche consiglio? Mele e banane sono sempre snack convenienti. Perfetto. Includerò gli snack. Magari un po' di frutta secca o yogurt per un'opzione salutare. Mi piace che aggiungerò noci per una ravida energia. Sembra un elenco completo. Stai pianificando qualche pasto speciale? Lezione 26. Cura delle piante e giardinaggio. Buongiorno Anna, ho tagliato tutte le piante che stavano diventando troppo grandi. Ciao John, è intelligente.
Hai dato loro del cibo vegetale? Sì, ho dato ad alcune piante del nutrimento vegetale per aiutarle a riprendersi. È fantastico. È importante nutrirli dopo la potatura. Ho notato che alcune piante faticavano a trovare la luce, quindi le ho spostate. Buona chiamata. Una luce adeguata è fondamentale per una crescita sana. Ho anche aggiunto alcuni nuovi vasi per dare loro più spazio. È un'idea fantastica. I nuovi vasi possono davvero aiutare con la crescita delle radici. Il giardinaggio può essere molto gratificante, non credi? Assolutamente. Vederli prosperare è molto soddisfacente. Lezione 27. Opzioni del menù vegano. Ehi Anna, mi chiedevo se ci fossero opzioni vegane nei ristoranti. Ciao John, abbiamo un menù vegano dedicato con vari piatti. È eccellente! Che tipi di piatti offrite? Abbiamo insalate, pasta vegana e persino hamburger a base vegetale. Sembra delizioso. Gli ingredienti sono di provenienza locale. Sì, diamo priorità ai prodotti freschi e locali per i nostri pasti. È fantastico sentirlo. Supporta anche gli agricoltori locali. Esattamente. Inoltre, garantisce che il cibo sia di alta qualità. Mi piacerebbe provare alcuni piatti vegani la prossima volta. Dovresti assolutamente. Sono saporiti e soddisfacenti. Lezione 28. Direzioni e distanze. Ciao Anna, è lontano da qui il bar più vicino. Ciao John, non troppo lontano. Ci vogliono circa 5 minuti a piedi. È gestibile. Mi farebbe piacere un caffè adesso. Ti divertirai. Hanno un ottimo caffè espresso e pasticcini. Perfetto. Ci vai spesso. Sì, è uno dei miei posti preferiti per rilassarmi e leggere. Sembra adorabile. Potrei anche renderlo il mio posto di riferimento. Dovresti. Ha un'atmosfera accogliente che è invitante. Lezione 29. Piste ciclabili. Buongiorno Anna, ho sentito che ci sono delle bellissime piste ciclabili nelle vicinanze. Ciao John, sembra emozionante. Dove vai solitamente in bicicletta? Di solito vado lungo il fiume, i panorami sono stupendi. Sembra bellissimo. Vai da solo o con gli amici? Di solito vado con un paio di amici, è più divertente così. Sono d'accordo. Andare in bicicletta con gli amici può essere molto motivante. Hai mai provato qualche evento ciclistico? Sì, l'anno scorso ho partecipato a una corsa di beneficenza. È fantastico. Deve essere stato gratificante sostenere una causa. Lo è stato davvero. Adoro combinare il fitness con un buon scopo. Lezione 30. Preferenze dietetiche. Ehi Anna, sto cercando opzioni per i pasti. Qualsiasi cosa senza arachidi o latticini sarebbe perfetta per me. Ciao John, posso aiutarti? Che ne dici di un'insalata di quinoa? Sembra delizioso. Quali ingredienti suggeriresti? Potresti aggiungere pomodorini, cetrioli e una salsa al limone. Carino. Adoro le verdure fresche. Qualche suggerimento proteico? I ceci sono un'ottima scelta, sono nutrienti e sazianti. Perfetto. Potrei anche usare dell'avocado per i grassi sani. Assolutamente. Aggiunge cremosità senza latticini. Vorresti una ricetta? Sì, per favore.
Sarebbe davvero utile. Te lo invierò più tardi. Buona preparazione del pasto. Lezione 31. Il gioco della colpa. Buongiorno Anna, ho pensato a tutta la storia dell'incidente. Ciao John. Cosa ha attirato la tua attenzione? La controversia su chi sia la colpa dell'incidente è piuttosto interessante. Sì, è affascinante come le prospettive possano differire. Cosa ne pensi? Credo che la responsabilità sia cruciale, ma a volte non è chiara. Vero, molti fattori possono contribuire a una situazione. Viene da chiedersi come affrontare tali conflitti in modo efficace. Esattamente. La comunicazione aperta spesso aiuta a risolvere le controversie. Sono d'accordo. Comprendere tutte le parti è fondamentale per trovare una soluzione. È una questione complessa, ma discussioni come questa sono preziose. Lezione 32. Pianificazione di un viaggio. Ciao Anna, stavo pensando di organizzare un viaggio. Ciao John, sembra emozionante. Hai qualche destinazione in mente? Sto considerando una vacanza al mare o un'avventura in città. Entrambi suonano meravigliosi. Cosa ti attrae verso ciascuna opzione? Adoro la spiaggia per il relax, ma le città sono perfette per l'esplorazione. È un buon equilibrio. Hai viaggiato molto prima? Un po', ma quest'anno voglio esplorare di più. Consiglio di ricercare le attrazioni locali per massimizzare la tua esperienza. Ottima idea. Esaminerò i siti e le attività culturali. Godetevi il processo di pianificazione. Fa parte dell'avventura. Lezione 33. Acquistare vestiti. Ciao Anna, hai fatto acquisti di vestiti di recente? Ciao Giovanni, sì, sono andato lo scorso fine settimana. E tu? Non ne ho ancora avuto la possibilità. Cosa hai comprato? Ho trovato un paio di bei top e un paio di scarpe. Sembra fantastico. Preferisci acquistare online o in negozio? Mi piace fare acquisti in negozio per provare le cose, ma online è conveniente. Sono d'accordo. Lo shopping online è più semplice, ma non c'è niente di meglio che provare i vestiti. Esattamente. È anche bello vedere il tessuto e la vestibilità dal vivo. Hai un negozio preferito che ti piace visitare? Adoro una boutique locale, hanno pezzi unici. Lezione 34. La lista della spesa. Buongiorno Anna, hai la lista della spesa per le nostre provviste? Ciao Giovanni, sì, ho fatto un elenco di ciò di cui abbiamo bisogno. Perfetto. Cosa c'è scritto? Abbiamo bisogno di frutta, verdura e alcuni snack. Grande. Hai incluso qualche spuntino specifico? Ho aggiunto noci e alcune barrette di cereali per comodità. Queste sono buone opzioni. C'è qualcos'altro che dovremmo considerare? Magari un po' di yogurt e pasta per pasti facili. Eccellente. Prendo la lista così possiamo andare a fare shopping insieme. Sembra un piano. Prendiamo tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Lezione 35. Celebrazione del patrimonio scozzese. Ehi Anna, ho saputo di altre celebrazioni celebrate dalle persone di origine scozzese. Ciao John, sembra intrigante. Qual è il più notevole? Il 25 gennaio è significativo.
e conosciuta come Burns Smith. Sì, onora il poeta Robert Burns. Come festeggiano le persone? Amano il cibo tradizionale scozzese come l'haggis e leggono la sua poesia. Sembra festoso. Hanno anche qualche drink speciale? Assolutamente. Il whisky è spesso presente nelle celebrazioni. Deve creare un'atmosfera meravigliosa. Ci sono eventi in tutto il mondo? Sì, le persone festeggiano in vari paesi, mettendo in mostra la propria eredità. È meraviglioso vedere un tale orgoglio culturale. Mi piacerebbe sperimentarlo un giorno. Lezione 36. Gestione del carico di lavoro. Buongiorno Anna, com'è il tuo carico di lavoro questa settimana? Ciao John, è travolgente. Ho troppo da fare. Capisco. Quali attività richiedono più tempo? Diversi progetti devono essere consegnati contemporaneamente, il che è piuttosto stressante. Hai considerato di dare loro la priorità? Ci ho provato, ma è difficile quando tutto sembra urgente. Forse suddividere le attività in passaggi più piccoli potrebbe aiutare. È una buona idea. Potrebbe rendere le cose più gestibili. Inoltre, fare brevi pause potrebbe aumentare la tua produttività. Lo proverò sicuramente. Grazie per il suggerimento. Lezione 37. Routine mattutina. Ehi Anna, cosa fai dopo colazione? Ciao John, di solito pianifico la mia giornata e stabilisco le priorità. Questo è un approccio intelligente. Tu scrivi. Sì, tengo un'agenda per tenere traccia delle attività e degli appuntamenti. Aiuta a visualizzare la tua giornata. Hai una routine specifica, eh? Mi piace anche fare un allenamento veloce per caricarmi. È fantastico. Esercizio fisico aiuta davvero a concentrarsi. Esattamente. Dà un tono positivo per la giornata a venire. Lezione 38. Relazioni con i clienti. Ciao Anna, stavo pensando a quanto sia importante la comunicazione negli affari. Ciao John, aiuta a costruire relazioni con i clienti, giusto? Esattamente. Una comunicazione chiara favorisce la fiducia e la lealtà. È fondamentale anche per la soddisfazione del cliente. Quali strategie usi? Mi concentro sull'ascolto attivo e sulla risposta tempestiva alle domande. Quelli sono efficaci. Anche personalizzare le interazioni può fare una grande differenza. Assolutamente. Le persone apprezzano quando le aziende danno valore alle loro esigenze. Crea un'impressione duratura e incoraggia la ripetizione degli affari. Lezione 39. Pianificazione finanziaria. Buongiorno Anna, hai fatto qualche bilancio di recente? Ciao John, sì, ho risparmiato per un grosso acquisto. È fantastico. Hai una stima approssimativa di quanto ti occorre. Sì, l'ho calcolato e ho intenzione di raggiungere presto il mio obiettivo. È impressionante. Per cosa stai risparmiando? Sto puntando a un nuovo laptop per migliorare la mia efficienza lavorativa. Sembra un investimento degno. Hai trovato qualche modello che ti piace? Ne ho alcuni in mente, ma voglio prima confrontare i prezzi. Lezione 40. Shopping per la moda. Ehi Anna, sono appena andata a fare shopping per vedere cosa hanno. Ciao Giovanni, hai trovato qualcosa di interessante? Sì,
Ho notato una graziosa camicetta floreale che ha attirato la mia attenzione. Sembra adorabile. I motivi floreali sono sempre di moda. Esattamente. Penso che sarebbe un'ottima aggiunta al mio guardaroba. Hai intenzione di indossarlo per un'occasione speciale? Magari per una gita informale con gli amici questo fine settimana. È una scelta perfetta. Sembra un momento divertente. Che ne dite di abbinarlo ai jeans? Sarebbe fantastico. Bilancia perfettamente l'outfit. Lezione 41. Capire il divorzio. Buongiorno Anna, ho pensato a come il divorzio influisce sulle famiglie. Ciao John, è una questione complessa, non è vero? Sì, soprattutto quando sono coinvolti i bambini. Esattamente. Il divorzio non avviene perché i genitori non amano più i figli. Giusto. Spesso è dovuto ad altri fattori, come l'incompatibilità. È vero. Le interruzioni della comunicazione possono svolgere un ruolo significativo. Come pensi che i bambini affrontino tali cambiamenti? Varia, ma il sostegno di entrambi i genitori può fare una grande differenza. Decisamente, stabilità e comprensione sono essenziali per il loro benessere. È importante dare priorità ai sentimenti dei bambini durante tali transizioni. Lezione 42. Attrezzatura comoda per l'allenamento. Ehi Anna, stavo cercando dei vestiti comodi per l'allenamento. Ciao Giovanni, è una buona idea. Di che cosa hai bisogno? Ho bisogno di comfort e flessibilità per i miei allenamenti. I tessuti elastici sono perfetti per questo. Hai provato qualche marca? Non ancora, ma ne sto prendendo in considerazione alcuni popolari. Sembra intelligente. È importante trovare ciò che funziona meglio per te. Voglio anche qualcosa che abbia un bell'aspetto, non solo funzionale. Assolutamente. L'attrezzatura da allenamento elegante può aumentare la tua motivazione. Lo terrò a mente durante lo shopping. Grazie per i suggerimenti. Sono felice di aiutarti. Goditi la tua esperienza di acquisto. Lezione 43. Cucinare le patate. Buongiorno Anna, adesso inizierò i preparativi per la cena. Ciao John, sembra fantastico. Cosa stai facendo? Sto arrostendo delle patate come contorno. Bello! Quanto tempo devono arrostire le patate? Di solito impiegano dai 30 ai 40 minuti a 400 gradi Fahrenheit. È perfetto! Stai aggiungendo qualche condimento? Sì, ho intenzione di utilizzare olio d'oliva, aglio e rosmarino. Quei sapori completeranno magnificamente le patate. Lo spero. Li terrò d'occhio mentre preparo il resto. Sembra che un pasto delizioso sia in arrivo. Lezione 44. La vita di Sullivan. Ehi Anna, ho letto recentemente della vita di Sullivan. Ciao John, cosa hai trovato di interessante a riguardo? Ha avuto una vita molto difficile. Sua madre morì quando lei aveva 8 anni. È straziante. Perdere un genitore così giovane è dura. Sì, e 2 anni dopo la loro situazione è peggiorata. Cosa è successo allora? Ha affrontato molte sfide, ma la sua resilienza è stata notevole.
È stimolante il modo in cui alcune persone superano tali difficoltà. Assolutamente. La sua storia evidenzia l'importanza dei sistemi di supporto. Ci ricorda di apprezzare la forza in noi stessi e negli altri. Lezione 45. Tasse aeroportuali. Ciao Anna, ho appena saputo delle varie tasse aeroportuali. Ciao Giovanni, buono a sapersi. A quali accuse ti riferisci? Cose come le tariffe per i bagagli e le spese per la sicurezza possono aumentare rapidamente. Assolutamente. È sorprendente quanto extra puoi finire per pagare. Posso avere un biglietto di ritiro per il mio bagaglio registrato. Sì, è fondamentale conservare il biglietto fino al ritiro dei bagagli. Cosa succede se il mio bagaglio viene smarrito? È possibile presentare il ticket di sinistro per sporgere denuncia e chiedere un risarcimento. È rassicurante. È importante rimanere informati su questi dettagli. Decisamente. Essere preparati può farti risparmiare un sacco di problemi durante il viaggio. Lezione 46. Scegliere le calzature. Buongiorno Anna, sto pensando alle calzature giuste per l'escursionismo. Ciao John, ti piacciono gli scarponi da trekking? Forniscono un ottimo supporto. Sì, sono essenziali scarpe comode, ma bisogna considerare anche il terreno. Vero, le scarpe impermeabili sono ottime per le condizioni di bagnato. Esattamente. Voglio anche qualcosa di traspirante per la stagione più calda. Hai dato un'occhiata ai Trailrunner? Sono leggeri e comodi. È una buona idea. Li controllerò. Hai una marca preferita? Mi piacciono i Merrell per la loro durata e comfort. Lezione 47. Vita studentesca. Ciao Anna, da dove vieni? Ciao John, sono di New York. E tu? Vengo da una piccola città del Texas. Sei uno studente? Sì, io sono. Studio ingegneria. E tu? Sto conseguendo una laurea in amministrazione aziendale. Sembra interessante. Cosa ti ha spinto a scegliere quella strada? Mi piace lavorare con le persone e comprendere i mercati. È prezioso. Hai considerato di specializzarti in un settore specifico? Sto pensando al marketing. Sembra dinamico e coinvolgente. Ottima scelta. È un campo che offre molte opportunità. Lezione 48. Preparare un pasto. Buongiorno Anna, cosa prepariamo per cena stasera? Ciao John, stavo pensando ad un'insalata con pollo. Sembra delizioso. Di quali altri ingredienti abbiamo bisogno oltre all'insalata e al pollo? Dovremmo aggiungere dei pomodorini e dei cetrioli per freschezza. Buona idea, magari anche un po' di avocado per creare cremosità. Sì, aggiunge grassi sani e una consistenza gradevole. Dovremmo includere una medicazione. Decisamente. Una vinaigretta al limone completerebbe bene i sapori. Lezione 49. Risultati del progetto. Ehi Anna, volevo chiederti del tuo recente progetto. Ciao Giovanni, ci proverò sicuramente. Cosa vuoi sapere? A proposito, qual è stato il risultato della tua presentazione? È andata davvero bene. Ho ricevuto feedback positivi dai miei colleghi. È fantastico. Hai incontrato delle sfide.
Alcuni, ma sono riuscito ad affrontarli durante la sessione di domande e risposte. Impressionante. È fantastico che tu possa pensare in piedi. Grazie. Mi ha insegnato l'importanza della preparazione e della flessibilità. Lezione 50. L'ora dello spuntino. Ehi Anna, mi sono appena accorto che sto morendo di fame. Ciao John, anch'io ho molta fame. Cosa hai voglia di mangiare? E ne dici di fare uno spuntino insieme? Sembra perfetto. Hai in mente qualche posto in particolare? Forse il bar in fondo alla strada. Hanno degli ottimi pasticcini. Adoro i loro croissant al cioccolato. Stai pensando a qualcosa di dolce? Potrei invece optare per qualcosa di salato come un panino. Buona scelta. Un panino si starebbe riempiendo. Dovremmo condividere un dessert? Assolutamente. Non possiamo resistere al dessert. E ne dici della loro crostata di frutta? Sembra delizioso. Andiamo prima che diventi troppo affamato. Lezione 51. Momenti del matrimonio. Buongiorno Anna, di recente ho visto un bellissimo video di matrimonio. Ciao John, cosa c'era di speciale? Lo sposo prese la mano della sposa mentre suo padre la lasciava lì. Deve essere stato un momento toccante. Si sono sorrisi? Sì, si sono scambiati sorrisi che la dicono lunga. È incredibile come le emozioni possano essere trasmesse senza parole. Esattamente. I matrimoni sono pieni di momenti così sentiti. Lo sono davvero. Cos'altro è emerso nel video? Le decorazioni erano stupende, soprattutto le composizioni floreali. I bellissimi fiori possono davvero migliorare l'atmosfera. Lezione 52. Opportunità di business. Ehi Anna, stavo pensando di entrare in nuovi mercati. Ciao Giovanni, mi sembra una grande opportunità. Quali mercati stai considerando? Sono curioso di sapere come intendiamo entrare in questi mercati in modo efficace. Dovremmo prima condurre un'approfondita ricerca di mercato. Buona idea. Comprendere le preferenze locali è essenziale. Assolutamente. Anche la collaborazione con partner locali può essere utile. Ciò ci aiuterebbe a superare le differenze culturali. Esattamente. Personalizzare il nostro approccio è la chiave del successo. Quali paesi ritieni abbiano il maggior potenziale? Credo che Cina e Brasile mostrino un significativo potenziale di crescita. Lezione 53. Esplorare i mercati potenziali. Buongiorno Anna, hai pensato ai potenziali mercati? Ciao Giovanni, sì, è un argomento importante per l'espansione del business. Quali paesi ritieni siano promettenti? La Cina e il Brasile mostrano un potenziale grazie alle loro economie in crescita. Giusto. Quali fattori li rendono attraenti per gli investimenti? La loro grande popolazione e la crescente spesa al consumo sono fondamentali. Ha senso. Come dovremo affrontare questi mercati? Dobbiamo adattare le nostre strategie per soddisfare le richieste locali. Collaborare con aziende locali potrebbe essere vantaggioso. Decisamente, ci aiuterà a capire meglio il loro mercato. Lezione 54. Sensibilizzazione alla sicurezza stradale. Ehi Anna, recentemente stavo leggendo qualcosa sulla sicurezza stradale.
Ciao John, questo è un argomento importante. Cosa hai imparato? Ho imparato che i detriti sciolti possono essere pericolosi sulla strada. Sì, può essere lanciato in aria mentre le auto sfrecciano. I camion pesanti sono particolarmente grandi e possono creare pericoli. Esattamente. Le loro dimensioni significano che possono causare più danni. È fondamentale mantenere le strade libere per prevenire incidenti. Concordato. Le campagne di sensibilizzazione pubblica possono aiutare a informare gli automobilisti. Quali altre misure di sicurezza pensate siano necessarie? La manutenzione regolare delle strade è essenziale per condizioni di guida sicure. Lezione 55. Esperienze di viaggio. Ciao Anna, viaggi spesso. Ciao John, sì, lo voglio. Sono stato in diversi paesi e ho prenotato camere d'albergo per conto mio. Sembra eccitante. Quale paese ti è piaciuto di più? Ho amato l'Italia. La cultura e la cucina erano incredibili. Ho sempre desiderato visitare l'Italia. Come hai trovato il processo di prenotazione dell'hotel? È stato semplice, soprattutto con le piattaforme online. Buono a sapersi. Hai affrontato qualche sfida durante i tuoi viaggi? Occasionalmente, ma in seguito si sono trasformate in storie fantastiche. Questo è lo spirito. Viaggiare è tutta una questione di esperienze, giusto? Assolutamente. Ogni viaggio ci insegna qualcosa di nuovo. Lezione 56. Esplorazione della città. Buongiorno Anna, hai esplorato qualche nuova città di recente? Ciao Giovanni, sì, ho visitato una città fantastica il mese scorso. Oh, sembra interessante. Hai una mappa per navigare? Sì, ho una mappa, quindi non ci perderemo. Perfetto. Sono felice che tu sia qui per guidarmi. Rende l'esplorazione molto più semplice, non è vero? Decisamente. Qual era la tua parte preferita della città? L'architettura storica era mozzafiato. Adoro le città ricche di storia. Hai fatto molte foto. Ovviamente, voglio catturare ogni momento. Lezione 57. Sognando il Giappone. Ehi Anna, ho una notizia entusiasmante. Ciao Giovanni, di cosa si tratta? Vado in Giappone. Ho sempre sognato di visitare Tokyo. È fantastico. Cosa aspetti con più ansia? Non vedo l'ora di vedere i fiori di ciliegio in fiore. Sono bellissimi. Hai pianificato altre attività? Sì, voglio esplorare i templi tradizionali e provare l'autentico sushi. Sembra perfetto. Il sushi in Giappone deve essere incredibile. Sono sicuro che sarà un'avventura culinaria. Dovrai raccontarmi tutto al tuo ritorno. Lezione 58. Sicurezza stradale. Buongiorno Anna, oggi pensavo ai semafori. Ciao John, questo è un argomento importante. E loro? I segnali sono cruciali, ti dicono quando fermarti o andare. Sì, soprattutto agli incroci trafficati. Non puoi superare uno scuolabus perché i bambini potrebbero attraversare la strada. Esattamente. La sicurezza dovrebbe essere sempre al primo posto. Ci sono altre regole di cui dovremmo essere a conoscenza. Basta essere consapevoli delle previsioni del tempo e vestirsi di conseguenza.
Questo è un saggio consiglio. Ci aiuta a mantenerci al sicuro durante la guida. Assolutamente. Essere prudenti può prevenire molti incidenti. Lezione 59. Consapevolezza meteorologica. Ehi Anna, stavo giusto controllando le previsioni del tempo. Ciao John, è una buona abitudine. Cosa dice? Sembra che potrebbe piovere più tardi oggi. Allora dovremmo portare degli ombrelli, per ogni evenienza. Buona idea. C'è altro che dovremmo sapere? Basta fare attenzione agli sbalzi di temperatura e vestirsi di conseguenza. Ha senso. Vestirsi a strati è spesso l'approccio migliore. Sì, ti mantiene a tuo agio per tutto il giorno. Mi assicurerò di controllare regolarmente le previsioni. Mossa intelligente. Rimanere informati ci aiuta a prepararci meglio. Lezione 60. Revisione delle bozze. Ehi Anna, ho esaminato la bozza dei termini e delle condizioni. Ciao Giovanni, fantastico. Cosa ne pensi? È complesso e ben strutturato, ma ci sono alcune aree che necessitano di chiarimenti. Vedo. Quali sezioni ritieni richiedano maggiore attenzione? La clausola di responsabilità potrebbe essere più dettagliata per evitare malintesi. Questo è un buon punto. Un linguaggio chiaro è fondamentale nei documenti legali. Esattamente. Dovremmo anche garantire che la lingua sia accessibile a tutti. Assolutamente. È importante che tutte le parti comprendano i propri diritti e obblighi. Dovremmo programmare un incontro per discutere questi cambiamenti. Sì, sarebbe utile. Raccogliamo il contributo di tutti.